Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, come state? Come state? Siamo pronti per fare le grandi energie settimanali dei nostri beniamini, i più ricercati al mondo, perché sono ricercati. Il nostro lui, lei. Andiamo a vedere quali sono le energie di questa settimana. Abbiamo visto che nelle previsioni settimanali c'è un bel po' da fare, si balla, rock and roll baby, e quindi sì, affrontiamo questa settimana da rock and roll, cioè sono un'ex rockettara, ma il rock è sempre fatto parte della mia vita in qualità di protesta. Prima protestavo contro qualcuno, ho sempre protestato contro qualcuno. Quando ho capito come funzionava il giochetto, ho detto aspetta, che caspita sto facendo? Devo protestare solo e contro una cosa sola. La razio! La razio! Che poi la razio è ignoranza. La razionalità, il karma è ignoranza, ignoranza delle cose. Quando ignoriamo le cose, allora questa prende il sopravvento. E quindi siamo i rockers del nuovo tempo. La protesta è contro il luogo comune, contro il sistema di credenze corrotto, contro i parametri di vittimismo che sono prevedibilità, misurabilità e controllabilità. Quindi lottiamo contro questo. Chi è che lotta veramente? È la tua anima che ha l'aspirazione ad emergere. L'anima ha un'aspirazione ad emergere. E lottiamo contro questi parametri, proprio per far emergere la nostra anima. E quindi trasformare la razio nella Dea Razor. Nella Dea Arazor. Le mettiamo qua, sono qui che insomma, ci sorvegliano, qua tutte e due. Cioè c'è questa che sorveglia, guarda che sguardo cupo. Guardate invece la Dea Razor, che sguardo meraviglioso, con questo azzurro negli occhi, appunto. Allora, stiamo preparando altri podcast, proprio perché stiamo battendo il ferro finché è caldo, è sempre caldo. Questa è la settimana, abbiamo visto quelle, vabbè, non spoilerò niente per chi non ha visto le previsioni settimanali, però ogni settimana, ogni giorno, ogni momento, ogni istante noi abbiamo a che fare col nostro karma. Perché? Non è il karma, che cos'è? È tante cose, una cosa sola. Il karma è l'ignoranza, vabbè? Non abbiamo potere sugli eventi, che sono enti, entità, spiriti, ma abbiamo potere di scegliere come approcciarci ad essi. E nel momento in cui ci approcciamo in modo diverso, la realtà cambia, quindi anche l'evento. L'evento è già prestabilito a livello karmico dalla dea Ananke, che ha cucito addosso per noi il nostro karma, affinché possiamo adempiere al nostro destino. Quindi l'evento è già prestabilito. Vari eventi che succedono con le stesse dinamiche, sempre, significa che ci stiamo portando avanti da centinaia di migliaia di incarnazioni. E tutta l'umanità sta messa così, quindi non è che c'è uno che si è liberato, a parte il Buddha, a parte Gandhi, cioè mi spiego, no? Ecco, Gesù. Quindi, altrimenti saremmo già in quinta dimensione. Quindi, allora, il karma, quando vinci i 20 nefasti del karma, che poi nefasto è come giudica la tua mente, perché non ci sono eventi negativi. Quindi nella misura in cui tu ti approcci in modo diverso, anche l'evento cambia, e ce lo spiega anche la fisica quantistica, quando ci insegna che l'osservatore è l'osservatore a determinare il risultato, perché la realtà è vuoto, è vuoto, è vuoto. Ce lo insegna la fisica quantistica, ce lo insegnano i buddisti, ce lo insegnano tutte le tradizioni esoteriche, sin dalla notte dei tempi. Allora adesso abbiamo nelle mani questa conoscenza, no? E usiamola. Quindi la realtà è vuoto. Qual è cos'è che fa la differenza? L'osservatore. Chi guarda, chi osserva, chi racconta. Sei tu. Ognuno di noi sei tu. Mm? Cioè tu ti racconti una certa realtà, ti narri una certa realtà, hai delle credenze e determini quella realtà. Perché la realtà è vuoto, la scrivi tu.
inconsciamente ovviamente. Quindi gli eventi che accadono sono prestabiliti, come approcciarsi ad essi lo scegli tu. Nella misura in cui tu ti approcci in modo diverso rispetto al passato, non giudicando nefasto o negativo l'evento, accogliendo come forza il Dio che ti arriva nell'evento, sotto forma di evento, l'evento cambia e fermi i venti del karma, di un certo tipo di karma. Quindi così funzionano le cose. Sì, vi sto facendo un podcast rispetto ai desideri, cosa accade quando tu desideri, vabbè, piano piano, sto qua tutta la vita. Quindi adesso andiamo a vedere rispetto alle energie maschili e femminili dal 5 all'11 agosto con questo bollettino rosso del fuoco del Dumo, che è il fuoco cristico. I buddisti direbbero il fuoco del Dumo, gli yogi il fuoco del Dumo, noi diciamo il fuoco cristico qua occidentali. Andiamo a vedere cosa accade, energia maschile e energia femminile. Dal 5 all'11 agosto sono energie interne, archetipo femminile, mente creativa, maschile, azione. A volte il maschile è ego, razionalità, la nostra interna, le nostre credenze, a volte è azione in conformità dell'intuizione. Quindi ragazze mie e ragazzi, state studiando, lo so, grazie per tutto, grazie per le infinite donazioni al canale, grazie per il sostegno al mio lavoro, grazie per il lavoro che state dando, che state facendo su voi stesse, perché stiamo cooperando tutti, maestri consapevoli e maestri inconsapevoli, alla realizzazione di del risveglio collettivo, del risveglio della coscienza. Allora, maschile, maschione e femminile. Io leggerò le energie, poi vedete dove vi accade durante la settimana, vediamo qual è il karma, e qual è il dharma e la missione dell'anima. Invito tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi a studiare i contenuti dei miei podcast, ma soprattutto partite dall'arte sciamanica, playlist arte sciamanica, va bene? Quindi playlist arte sciamanica. Per capire come funzionano le cose e come approcciarsi. E poi, per favore, fate le meditazioni guidate che si trovano su questo canale, va bene? Allora, partiamo. Vediamo il nostro maschione questa settimana. Allora, energia attuale del nostro lui nei confronti della lei o energia attuale di lui a seconda della carta. Energia attuale di lui, energia attuale di lui, energia attuale di lui, energia attuale di lui nei confronti di lei o energia attuale di lui. 6 di spade. Lui ha un'energia di allontanamento probabilmente o di distanza attualmente, o è distante o c'è un allontanamento o è una persona che non se l'è passata bene a livello psichico ultimamente, vuole stare tranquillo. 6 di spade, allontanamento, 10 di denari, forse un allontanamento da una stabilità sta avendo, un allontanamento da una lei, un allontanamento da casa. Ha un'energia di ho necessità di stare tranquillo perché non me lo sono passato bene. Vediamo un po' quali sono i pensieri di lui nei confronti di lei o i pensieri di lui. 10 di spade. Sta messo un po' così sto signorino sta settimana. Allora, molti si sono lasciati o stanno elaborando una rottura. Molti di lui stanno elaborando una rottura o si sono lasciati e stanno elaborando questa rottura. Vogliono stare tranquilli, si sono allontanati da una casa, da una stabilità. 10 di spade nella mente, c'è una rottura qua, 2 di spade, c'è una rottura e non sanno cosa pensare. Quindi tutte queste spade mi dice che il maschile, diciamo, è un po' in preda alla razio, un po' in preda alla razio. Bene, stiamo qua ad aiutarti, bello mio, capito? Se non capisci sono cazzi, cioè fatti tuoi, insomma. E stavo dicendo,
Qua c'è una situazione di spade, 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 tutto nella mente razionale, sta cercando di capire, di analizzare, di fare, e se vuoi analizzare, come vi dico sempre, se vuoi analizzare le emozioni non arrivi da nessuna parte, perché le emozioni non devono essere analizzate, non vanno analizzate, vanno vissute. Quindi c'è un lui che si sta rovellando un po' il cervello, i pensieri, e non sta bene. Vediamo un po'. Cosa ha nel cuore lui nei confronti di lei, o cosa ha nel cuore lui? 4 denari, sta chiuso in se stesso, non si vuole aprire, ha un po' di remore ad aprirsi. C'è un lui che non sta bene attualmente, o potete vederlo così in questa settimana. Quindi ci sono maschili che non stanno bene, cioè stanno cercando, non vogliono aprirsi emozionalmente perché stanno elaborando dinamiche difficili. Questo è il senso. La giustizia. Sì, hanno un po' di... stanno in preda alla razza, insomma, dai, questo è il senso. Vediamo qual è il blocco di lui nei confronti di lei, o nei confronti della connessione, o di una connessione, o dell'apertura verso l'altro. E lei, regina di bastoni. O una lei che ha messo dei limiti, o una lei... è proprio lei. Quindi il blocco di lui nei confronti di lei è proprio lei. O lui ha deciso di chiudere, vuole stare chiuso in se stesso, o lei ha messo un blocco. Ci sono femminili che hanno, o comunque energia predisposta, più femminile, che hanno anche se è uomo, che hanno messo dei blocchi. Il sole. Ci sono delle lei che non erano contente, non sono contente, hanno messo dei limiti a lui. Perché la regina dei bastoni al blocco? 7 di spade. Molti di lui non si fidano di lei. Molti di lui non si fidano di lei, hanno preferito lasciare andare e non aprirsi. Quindi molte energie maschili, che può essere anche una donna da questa parte, hanno preferito allontanarsi e chiudersi loro stessi perché non si fidano di una lei. Magari una lei che la vedono troppo aperta verso l'altro, e loro sono insicuri di loro stessi, quindi hanno paura che le tradiscano. Cioè, un po' di queste dinamiche c'è, non c'è molta fiducia in loro stessi, 10 di coppe. Sì, o delle lei che hanno mentito, o terze persone. Certo, allora qua ci sono energie maschili, ripeto, possono essere anche delle donne. Poi vedi dove ti ritrovi. Energie maschili che sono ferite. Energie maschili che sono feriti da un'altra persona, feriti perché non si fidano, feriti e non si aprono, che si sono allontanati o sono feriti e non si aprono facilmente. Questa è la situazione attuale, internamente. Vediamo da questa parte, o possono essere così in questa settimana. Vediamo come stanno le nostre signorine da questa parte. Vediamo energia attuale di lei nei confronti di lui, oppure energia attuale di lei. In buona sostanza, qui per tutti i maschili che non hanno nessuno, ci sono dei maschili che stanno elaborando delle ferite di mancanza di fiducia rispetto al femminile, va bene? Che hanno già vissuto con altre relazioni, anche se sono single, ok. Vediamo un po', energia femminile nei confronti del maschile, energia attuale. Energia attuale di lei nei confronti di lui. Sette di spade. Lei ha un'energia evitativa. Ecco perché lui non si fida di lei qua. E qua ci sono le energie femminili che hanno energia evitativa attualmente, e i maschili non si fidano dell'energia femminile. Energia evitativa, 2 di spade. Vediamo un po', quindi femminili, energia evitativa. I pensieri di lei nei confronti di lui? Il 9 di bastoni. Sì, ci sono le lei che stanno sulle loro e evitano i lui. Quindi la situazione è questa: femminili che stanno sulle loro posizioni, evitano dei lui, evitano il maschile, e i maschili non si fidano. Così. Vediamo cosa ha nel cuore lei. 7 i denari. Loro stanno aspettando. Io vedo i maschili che stanno nella voragine della razio, invece i femminili stanno un po' allerta, evitano anche con una certa
astuzia, o astuzia intesa però non negativamente. Ci sono delle lei che stanno aspettando prima di aprire il loro cuore. Vedi 8 di spade, non si aprono facilmente. Vediamo qual è il blocco di lei nei confronti di lui e nei confronti di una connessione, nei confronti dell'apertura nell'altro, verso l'altro. Il 9 di coppe. Il 9 di coppe mi parla di un benessere personale. Molte di lei non stanno ancora a posto proprio bene per aprirsi all'altro, tant'è che aspettano. Oppure molte di lei hanno... ehm, vogliono stare sole con loro stesse. Vi spiego che questo non è una brutta cosa, anzi. E il 9 di coppe mi parla di soddisfazione, di felicità, però è al blocco. Molte di lei non percepiscono soddisfazione e felicità nei confronti di una persona e quindi stanno un po' sulla difensiva. E altre di lei hanno percepito una sorta di egoismo da parte dell'altra persona, un egoismo inteso dalla parte razionale, e stanno un po' sulla difensiva ed evitano. E ok, sì, 4 di denari stanno con loro stesse. Ok, abbiamo visto adesso abbiamo visto la parte interna di come stanno questi qua. Vediamo adesso nei fatti cosa accade. Allora, quali sono le intenzioni di lui nei confronti di lei? Settimana dal 5 all'11 agosto. Quali sono le intenzioni di lui nei confronti di lei? 7 di denari. Hanno intenzione di attendere, hanno intenzione 7 denari, 7 denari, anche qui hanno energia simili, pure le settimane precedenti. Hanno intenzione di attendere con il 7 di denari, di fare, vedi il diavolo? Ci sono alcuni di lui che vogliono riprendersi un po' di autostima, questo è il senso, e quindi hanno intenzione di attendere. Vi dico una cosa, molti di lui si stanno sentendo frustrati, non trattati bene, stanno percependo la mancanza, molti di lui si sentono un po' così frustrati. Vediamo quali sono le azioni che lui farà nei confronti del femminile o di lei in questa settimana. Vogliono litigare. Non ci posso credere. Questa è la settimana del bollettino rosso, 5 di bastoni, le azioni che lui farà nei confronti di lei, litigare. Beh, se qua c'è silenzio troveranno un pretesto per attaccare briga, secondo me. Perché o vogliono spiegazioni o... Io vedo che qua ci sono i maschili che da una frustrazione si esprimono con un po' di rabbia, un po' di... perché stanno per scoppiare, questo è il senso. 3 di denari. Allora, hanno intenzione... Per alcuni maschili dicono meglio litigare perché così ci si capisce meglio. 3 di denari, ci si capisce meglio se litigo. O meglio litigare piuttosto che il silenzio. Meglio litigare, questo mi sta arrivando. Come sta questo? Vediamo qual è l'energia finale di lui nei confronti di... Anzi, fammi mettere un altro 5 di bastoni, le azioni di lui nei confronti di lei, 5 di bastoni. La luna. Vogliono litigare perché hanno... Vogliono litigare ma hanno paura di farlo. Vogliono... Ci sono paure legate anche a terze persone, secondo me. Però vogliono litigare, nonostante abbiano paura di... Meglio litigare che altro. Cioè, questo mi sta arrivando. La torre. Mamma, bollettino rosso. Fammi vedere l'energia finale di lui nei confronti di lei. L'amore non è bello se non è litigarello, diceva mia nonna. Cavaliere di coppe. Qua io vedo litigio, furibondo, litigio proprio. E vedo litigio, aspettano per litigare. Cavaliere di coppe. E poi amor che nulla amato, amar perdona, amor perdona. Ma guarda tu, guarda tu. Sì, energia finale e movimento d'amore. Stanno tutti chiusi, stanno frustrati, stanno così. Che intenzioni hanno? Ancora stanno aspettando. Alla fine litigano, nonostante ci siano delle paure. E poi c'è... voglio fare l'amore con te. Poi c'è il cavaliere di coppe.
Così stanno messi, ma va bene, guarda, 5 di coppe. E alla fine fanno pace, alla fine vogliono chiedere scusa, si aprono perché sono pentiti, 5 di coppe, del litigio che hanno fatto e di quello che diranno. Ma tu no? Se tu ti vedessi da romantic e sapessi queste cose prima, sicuramente non le eviteresti perché sei comunque la razio, quindi non le eviteresti. Ma va bene, ma va bene. Va bene, vediamo da questa parte. Va bene, va bene. Allora, vediamo un po' quali sono le intenzioni di lei nei confronti di lui in questa settimana. Le intenzioni di lei nei confronti di lui in questa settimana. Le intenzioni del femminile nei confronti del maschile o nei confronti dell'altro fuori da sé. 3 di denari. Guarda, considerando le carte qua sopra, le intenzioni del femminile sono quelle di dedicarsi al suo lavoro in questa settimana, col 3 di denari. Sì, sul lavoro. La vedo concentrata sul lavoro, vedi il diavolo, e ottenere risultati in ambito lavorativo, tant'è che il 7 di denari mi parla anche di un'attesa in termini lavorativi o di cose personali, perché cercano di recuperare e stare bene con loro stesse. 9 di coppe che sta al blocco e si concentrano sul lavoro, denaro, quello che è pratico. Seppure il 3 di denari mi dice anche per alcune che se c'è una persona in particolare, le intenzioni di lei sono quelle di intendersi con una persona, intendersi col diavolo qua, il 4 di denari, col diavolo mi dice l'intenzione di intendersi. Per esempio, se ci sono dei femminili che amano una persona e stanno un po' sulla difensiva, le intenzioni sono quelle di intendersi con lui perché comunque non vogliono lasciarlo andare. Per alcune, parlo per un gruppo piccolo, intanto l'hanno evitato, lo evitano ma allo stesso tempo vogliono collaborare, un po' di controsenso, no? Sì, vediamo quali sono le azioni che farà il femminile nei confronti del maschile. Infatti c'è il carro, ci sono le lei che cercheranno di avanzare, ci sono delle lei che hanno molta fiducia in loro stesse e quelle lei che hanno una persona nel cuore, hanno una persona con la quale stanno e questo si incazza, questo litiga, sta male, frustrato, molte di lei cercheranno di collaborare con lui e spiegargli eventuali gelosie che molti di lui possono avere, tant'è che ti ho detto qua con la regina di bastoni al blocco, molti di lui pensano che lei abbia un altro o sono gelosi a prescindere, quindi vogliono discutere per gelosia e molti di lei cercheranno di intendersi con lui per fargli capire che non è così, di stare buono buono. Insomma, questo è il senso. Vedi con l'imperatore, molte di lei sono risolute, della serie. Che ti incazzi a fare? Cioè, adesso che stai tutto incazzoso, e mo quale che vuoi? Un po' così. Cerchiamo di intenderci piuttosto. Le vedo molto più avvocato loro. Avvocato, anzi, un po' giudice sopra le parti. Vediamo qual è l'energia finale di lei nei confronti di lui. Sì, c'è un 5 di spade, anche loro sono un po' tese. C'è un po' di tensione, perché secondo me qua arriverà un litigio o una discussione, io la vedo, tra maschile e femminile. Queste energie possono anche essere sul lavoro o tra amicizie. Vedo un litigio, soprattutto la parte maschile che sta frustrata, vedo inveire un po' contro il femminile cercare di fare il giudice sopra le parti, no? Cercando di intendersi col maschile. Nonostante ci sia questa botta da parte del maschile, il femminile rimane un po' con tensione, tant'è che qua da questa parte poi arriva un cavaliere di coppe a diciamo sciogliere questa tensione, perché il femminile può rimanere un po' rancoroso, però guarda il cavaliere di coppe è incredibile. Quindi nonostante il femminile cerchi di fare da pacere, cerchi di fare, non so se si può dire da pacere, vabbè avete capito, di fare di intendersi con il maschile, può rimanere un po' rancorosa o rancoroso, però c'è il cavaliere di coppe, cioè alla fine si fanno un sorrisetto il femminile, ecco. Sì, va bene, andiamo, tu stai riprendendo nel frattempo? Sì, allora andiamo a vedere cosa ci aggiungono, cosa ci confermano i mini tarocchi.
Vediamo. Ragazze, fatevi, e ragazzi, la meditazione prima di affrontare lui, va bene? Così potete proprio giocare con il karma. Giocare con il karma. Perché? Il karma da dove lo vediamo qua? Il karma lo vediamo dal blocco, no? Il 9 di coppe. Il 9 di coppe è il benessere, state bene con se stessi. Qual è la sfida karmica per te, per il femminile, in questo caso, in questa settimana? Affrontare le cose con spirito collaborativo. Questo ti farà stare bene con te stessa. Cioè, spirito collaborativo cosa vuol dire? Siccome stiamo lavorando tanto su noi stesse, no? E su noi stessi, includere l'altro come te stesso. Se da questa parte c'è qualcuno che si arrabbia con te da questa parte o che è rancoroso, va bene? Io ti includo come in me dimorante, io ti vedo come una parte di me che la mia mente razionale giudica inaccettabile. Facendo questo lavoro tu vai a completare quel benessere interno perché stai includendo. Ok, vediamo un po'. Allora, energia attuale del maschile nei confronti del femminile, 6 di spade. 6 di spade, energia attuale del maschile. C'è l'asso di bastoni e qua mi confermano vorrebbero un'opportunità, no? Nonostante ci sia allontanamento, vedi 5 di denari, privazione, l'opportunità è celata dietro questo allontanamento. Ok, ma vogliono un'opportunità. 10 di spade. 10 di spade. I pensieri di lui nei confronti del femminile, il mondo, vogliono una nuova tappa che si prefigura come una tappa di successo rispetto a una situazione difficile, di difficoltà a livello proprio emozionale e mentale, vogliono una nuova tappa. Ripeto, qua c'è una distanza per molti. Vediamo cosa ha nel cuore lui nei confronti di lei. 4 di denari, cosa prova lui per lei o cosa ha nel cuore. 4 di denari. La regina di denari. Molti di lui stanno sulle loro, pensando alle loro responsabilità, pensando alla loro casa, famiglia, al loro lavoro, al loro denaro, sono molto su questo. Ma soprattutto vi dico anche un'altra cosa. Molti di lui non riescono a lasciare andare una persona, hanno proprio nel cuore una persona, regina di denari, può essere un segno di terra, o avere l'ascendente in terra, luna o venere, e hanno nel cuore questa persona qui e non si aprono, un po' per frustrazione, un po' per dispetto. Vediamo un po' la regina di bastoni del 7 di spade al blocco. Qual è il blocco di lui nei confronti di lei? Il cavaliere di coppe al blocco. E poi ci va però. Cioè, proprio l'avanzamento d'amore perché non si fidano della lei. E al blocco. Vediamo il 7 di denari, le intenzioni di lui nei confronti di lei. 7 di spade. L'hanno evitato, la stanno evitando e stanno aspettando. 7 di spade, sono energie simili, Cioè, l'intenzione è quella di attendere. E nel frattempo evitano, perché non si fidano. Vedi? Evitano il sole. Vediamo un po' le azioni che farà lui nei confronti di lei in questa settimana. Le azioni dei maschili nei confronti del femminile. 5 di bastoni, la luna. 5 di bastoni, la luna. Vi dico un'altra lettura. Per coloro i quali hanno una relazione extraconiugale o da questa parte c'è una persona che si è dovuta allontanare da voi perché c'è una persona ufficiale con la quale hanno dei legami importanti anche di dipendenza, anche economica. E quindi sono gelosi e non si fidano della persona con cui hanno invece una relazione amorosa di cui sono innamorati, e quindi può essere di mutuo accordo questa cosa o no, però diciamo che si sono dovuti allontanare perché c'è una persona ufficiale, però è qua, quindi evitano, non si fidano della persona che gli è amante,
seppur l'amano, non si fidano, l'amano, forse c'è stato un disguido, qualcosa, tant'è che adesso o loro si sono allontanate, li evitano, tant'è che vogliono inveire, dice perché? Perché? Ok. Vediamo le azioni che farà lui nei confronti di lei in questa settimana. 5 di bastoni la luna. 10 di coppe. Qua sai che cosa succede? Litigano e poi fanno pace. Un litigio funzionale a far venire fuori tutto e poi a, a fare pace. Forse litigano anche per dei membri della famiglia. Qua ci sono litigi anche con persone intorno. Ehm, Può essere che il suo intorno non glielo fa facile, quindi stanno aspettando, magari amici, familiari, parenti, il suo intorno non glielo fa facile, e questa è la settimana in cui molti maschili possono litigare con il loro intorno, oppure possono litigare con la lei per gelosia, la luna. Perché Regina di Bastoni è al blocco, non si fidano, sono gelosi, capito? Vediamo carta finale, Cavaliere di Coppe, energia finale di lui nei confronti di lei, Cavaliere di Coppe. Il giudizio, vedi alla fine chiamano, si vogliono impegnare, 8 di denari e aprire nuove possibilità. Guarda, alla fine si rinsaviscono. Il giudizio mi parla di un risveglio spirituale all'improvviso, di una chiamata all'improvviso per impegnarsi, 8 di denari, per lavorare per cosa? Per fare una scelta giusta di una connessione adeguata. Ma mettiamone due altre. 10 di spade, chiudere con questa situazione. La torre. Alla fine vogliono parlare e impegnarsi a aprire un nuovo cammino rispetto a quello che è accaduto, dei litigi che hanno portato a una rottura o dei litigi o una situazione difficile. Questo è il senso. Ok. Vediamo da questa parte. Vediamo da questa parte. Allora, energia attuale di lei nei confronti di lui, 7 di spade. Energia attuale di lei nei confronti di lui, 7 di spade, energia attuale di lei, 4 di spade. Qua c'è silenzio, loro evitano un lui o evitano attualmente il confronto con l'altro. I pensieri di lei, 9 di bastoni, la ruota, però vogliono cambiare questo approccio. Le emozioni di lei nei confronti di lui e nei confronti dell'altro, 7 di denari, la stella. Loro vogliono anche sanare un rapporto, e qua lo vedevamo già, si preannunciava già qui. E loro vogliono sanare un rapporto, vogliono sanare la loro mancata apertura nei confronti dell'altro, tant'è che qua si aprono alla collaborazione con l'altro, seppur hanno un po' di tensione o un po' di rancore. Quindi nel loro cuore c'è la stella che mi parla di sanazione rispetto a queste dinamiche di evasività, di no contact o di mancanza di benessere personale. Il 9 di coppe al blocco, il blocco di lei nei confronti di lui. L'8 di spade, c'è un po' di blocco, c'è proprio il blocco, l'8 di spade, c'è mancanza di comunicazione per mancato benessere in relativo al rapporto con l'altro e mancato benessere personale, che poi porta il benessere personale ad aprirsi anche all'altro. Vedi, qua abbiamo un imperatore. Alcune di lei hanno un blocco nei confronti di lui che lo vedono più inflessibile, più concentrato sulle sue cose, meno predisposto all'apertura con l'altro. Vediamo quali sono le intenzioni di lei nei confronti di lui con il 3 di denari. Cavaliere di denari, vedi che ti ho detto prima? Le loro intenzioni sono quelle di dedicarsi al loro lavoro, anche ai loro amici con le quali si intendono, anche fare dei viaggi con amici in questa settimana lo stanno già facendo. E questo viaggio con amici o persone di interesse di natura anche amicale porta alla sanazione di quelle dinamiche interne che le predispongono all'apertura emozionale. Quindi le loro intenzioni sono anche quelle di dedicarsi anche all'altro, sì, a poco, intendersi a poco, ma le vedo concentrate sulle loro cose, primariamente. Vediamo il carro, le azioni di lei nei confronti di lui, il re di spade, ha intenzione di parlare con lucidità
a qualcuno che è freddo o che si innervosisce o che si è innervosito o qualcuno che sta sulla difensiva. Ha intenzione di prendere le redini della situazione e sistemare le cose. Ce la vedo molto matura. Vi spiego, paggio di denari, la vedo molto matura anche per parlare di eventuali spiegazioni. Energia finale di lei nei confronti di lui col 5 di spade. 9 di bastoni, re di bastoni, 3 di bastoni. Anche qua vedo che c'è un impegno da parte di qualcuno nell'abbattere le difese che lei ha. È un'apertura di cammino. Forse c'è un po' di tensione per una distanza. Vediamo le due altre. Sì, 3 di coppe e la torre pure qua, torre, torre. Allora qua c'è rancore o c'è stata una rottura, mi può parlare anche di terze persone, non lo so, guardate il vostro caso. Fatto sta che c'è un lui predisposto a mettere sforzo e impegno per aprire un nuovo cammino e mettersi alle spalle una situazione di difficoltà. Cosa viene dopo la torre? E il cavaliere di bastoni, sì. Cosa viene dopo la torre? C'è un aggiustamento delle cose affinché si possa mettere da parte anche del rancore. Se ci sono delle lei single, io le vedo che vanno o in viaggio con gli amici o si impegnano nel loro lavoro, possono incontrare delle persone nuove. Cosa succede? Che hanno un po' di remore mentali, no? Però la vita le predispone in questa settimana a sanare quelle remore mentali e ad aprirsi al nuovo, seppur con discernimento e a poco. Sì, ok. Adesso ci andiamo a fare tutte le questioni karmiche e dharmiche, ma prima vado a mangiarmi un biscottino, a bere 6 litri d'acqua, arrivo subito. Allora, andiamo a vedere adesso, vediamo come sta veramente il signorino da questa parte con i nostri oracoli, lui lei, che non lasciano spazio al dubbio, qualsiasi cosa vuoi mascherare, non ci caschiamo. E vediamo un po', per tutte le ragazze nuove i miei oracoli, lui lei, sono disponibili sotto all'info box in descrizione. Allora, vediamo un po', qual è la verità? Cioccolatino, qual è la verità? Vediamo. Qual è la verità? Cos'è che confessi con questo cavalierone di coppe? Cos'è che confessi con questo cavalierone di coppe? Vediamo qual è la verità in questa gelosia. Vediamo un po'. Allora, vediamo. Non ci posso credere, guarda! Sono geloso di te, ma io faccio un applauso ai nostri oracoli lui lei, perché veramente, guarda, cioè basterebbe mettere questi. Con questa gelosia sono geloso di te, e questo fa un casotto questa settimana. Bene, va bene, meglio esprimere che reprimere, va bene. Sono geloso di te, e questo lo sapevamo. Cos'altro? Vediamo. Questo sta proprio con la Kundalini accesa. Le tue mani, la tua bocca, il tuo corpo, la tua mente, voglio tutto di te. Come sta messo questo sta settimana? Vuole tutto. Va bene, ancora. Vediamo. Sai che succede quando ti guardo negli occhi? Le mie gambe tremano e crollano le mie corazze. La torre. Le mie gambe tremano e crollano le mie corazze. Quindi qua abbiamo un lui nudo e crudo come il divino l'ha fatto in questa settimana. Abbiamo proprio lui, sì, sta un po' devastato dalla gelosia, cioè questo è il senso. E va bene, cioè va bene. Vediamo, mettiamone due altre. Tempo e pazienza, vedi il 7 di denari. Mentre sta covando tutta sta roba qua, sono geloso di te, voglio le tue mani, la tua bocca, sai che succede? Io crollo se ti guardo negli occhi. Tempo e pazienza, 7 di denari. La momentanea assenza nel corpo è per noi eterna presenza nello spirito, e qua ci conferma il fatto che stando separati o stando lontani, o che lei lo evita, o gli ha messo delle barriere, o che comunque lei non ne vuole sapere, o comunque stanno lontani, questa lontananza non è assenza, ma è la mancanza, non è assenza, ma è invisibilità, come vi ho spiegato nel video Fiamme gemelle, anime gemelle, la chiave assoluta di tutte le relazioni, e sta lavorando su di lui, che lui ne sia consapevole o meno, sta lavorando lo stesso il karma in questo senso, no? Cioè il karma cos'è? La resistenza che noi mettiamo
all'amore. Quindi se lui ha messo resistenza o mette resistenza, il karma lavora lo stesso affinché lui possa sciogliere paure e attaccamenti. Adesso, qualcuno di voi sta già ridendo, prendo le carte dei Sefirio, siccome questo sta nel regno gregorico, anzi, ti concedo la possibilità di far uscire una di queste tre carte, non ti metto solo il regno gregorico, ti concedo sta possibilità. Vediamo un po'. Allora, vediamo un po' a quale regno corrisponde la consapevolezza del maschile in questa settimana. A quale regno corrisponde la consapevolezza del maschile in questa settimana? A quale regno corrisponde la consapevolezza del maschile in questa settimana? A quale regno corrisponde? Eccola, vediamo. Dai, ti faccio un applauso! Quindi ci sei già, bello mio. Quindi anche se litighi, voglio dire, è normale che poi gli chiedi scusa, perché non è da razio. Non è da razio chiedere scusa o comunque avvicinarsi con amore dopo la litigata, ma è da Dea Razor. Quindi la Dea Razor ha funzionato. Vediamo il regno della chiara luce, cosa ci racconta. Mi stupisci, ma non vedevo l'ora che lo facessi. Quindi, vediamo un po'. Il regno della chiara luce, qual è il livello di consapevolezza in cui si trova il maschile in questa settimana? Quindi non reprime più niente, ok. Qual è il livello di consapevolezza in cui si trova il maschile in questa settimana? Qual è il livello di consapevolezza con il regno della chiara luce? Quando dico maschile può essere anche una donna, ok, quindi adattatela ragazze e ragazzi. Compassione e accoglienza, hai potere, usalo bene, giusta impresa. Mi integra la Dea Razor, il femminile, ecco è caduta pure la Razio. E mi integra il femminile, compassione e accoglienza. Che cosa ha fatto il maschile? Cosa farà in questa settimana? È a contatto con le sue emozioni, è a contatto con la gelosia, con la paura, con la Dea Penuria, è a contatto, ne fa l'esperienza e assume, cosa vi dico sempre quando accogli l'emozione? Il potere, ha il potere, giusta impresa, cioè prima si litiga, vabbè, o prima la macina, ok, poi chiede scusa, cioè poi si apre emozionalmente, quindi è questo. Attenzione ragazze e ragazzi, questa cosa vale anche da questa parte, perché sono energie interne, no? Quindi anche lei accoglie poi, quindi accogliamo le emozioni e lasciamo fluire, e prendiamone il potere. Voglio vedere adesso con queste. Qual è l'approccio sciamanico del maschile con questa accoglienza? Il viaggio fa un salto quantico. Questa è la carta che ti dice la nave sta passando adesso, o la prendi al volo o se no chissà quando passerà di nuovo. Quindi che cosa vuol dire? C'è un'occasione da prendere al volo che ha a che fare con delle emozioni con cui lui si troverà a contatto questa settimana, che sono soprattutto emozioni di gelosia, di paure legate alla gelosia. La gelosia da dove viene? Dall'insicurezza in sé, no? Anche dalla poca forza di sentire gli spiriti che ti governano, dalla poca conoscenza. Che succede? O consciamente o inconsciamente lui fa il salto quantico, cioè accoglie le emozioni, sa che è una sua responsabilità ciò che accade nella sua vita e fa azioni che hanno a che fare con il coraggio, con il potere. Quindi il viaggio è un salto quantico. Ok, bellissimo. Vediamo un po'. Tra l'altro questa carta la stavo notando adesso, questa figura ha le mani, così la vedete?
Ok, le mani così nello yoga sciamanico si chiama il triplice mudra, cioè si mettono le mani così per accogliere il tuo corpo quale essenza, grazie alla quale tu fai l'esperienza nel mondo terreno, e quale mondo terreno, e tu benedici il mondo terreno come il tuo corpo funzionale alla realizzazione del tuo destino. Quindi non inveisci più fuori, ma ringrazi le persone, il tuo corpo e il mondo affinché che ti stanno facendo compiere passi verso il tuo destino. Ok, vediamo un po' l'approccio sciamanico di lei. Il mondo di mezzo. Il mondo di mezzo ha a che fare con la realtà 3D. Sopra, sotto, e lei si giocherà bene le sue carte in questa settimana con l'approccio sciamanico. Cosa vuol dire? Che la realtà fenomenica, quello che vedi fuori, è un esatto riflesso di ciò che tu porti all'interno. Sulla base di questo lei prenderà le giuste decisioni conformi alla sua evoluzione, tenendo fede a questo assunto imprescindibile, cioè alla legge dello specchio. Chiaro? Benissimo. Cos'è che lega entrambi? L'unione del maschile e il femminile nel matrimonio mistico in questa settimana. Cosa dobbiamo sapere? Un'altra visione, la ricerca della visione. Quindi ciò che lega maschile e femminile in questa settimana è una nuova visione, la ricerca di una nuova visione. Qual è questa nuova visione? Lo vediamo dalle carte che sono uscite. Il maschile, che sei anche tu il maschile, la tua mente razionale, la parte, il karma, la razio, chiamiamola come vogliamo. Che cosa fai tu nelle azioni in questa settimana? Accogli qualsiasi tipo di emozione possa essere legata alle paure, alla gelosia, le accogli e ne trai il potere, ti lasci guidare, ti affidi all'emozione, ti affidi al maestro, al dio dell'emozione e ti danno il potere. Quindi tu hai una nuova visione delle cose, su come funzionano le cose affinché tu possa avere energia e potere. Da questa parte cosa succede? Quindi che tu agisci in conformità di questa nuova visione. Quindi maschile e femminile sono uniti da una nuova visione, quello di accogliere le emozioni e agire nella realtà fenomenica 3D proprio come fosse un gioco. Il gioco del fatto che vige soltanto la legge dello specchio. Questa è la nuova visione. Ok. Allora, adesso mettiamoci la visione archetipica. Dove sta? Eccola. Ok. Allora, visione archetipica. L'archetipo di lui e l'archetipo di lei in questa settimana. Archetipo di lui, archetipo di lei. Archetipo di lui. La compagniera, lealtà, tenacia e carenza di egoismo. Quindi lui sarà leale e tenace con la carenza di egoismo. Allora, carenza di egoismo che cos'è? L'ego, il soggetto, è un accumulo di credenze limitanti che ti fa stare nella condizione di vittima. Allora lui passa questa settimana da vittima a mago. Sapete che la carta della chiara luce è la carta del mago, la carta delle ombre, l'apprendista mago, la carta del regno gregorico è la carta della vittima, come sapete tutti. Quindi diciamo che la lealtà, il coraggio, la tenacia e il coraggio faranno fare a lui azioni senza i condizionamenti del luogo comune. Quindi lui diciamo che sarà imprevedibile in questa settimana, carenza di egoismo, che vuol dire uscire fuori dai canoni di prevedibilità, governabilità e misurabilità della ratio. E quindi nelle sue azioni si paleserà, dopo tutto questo trambusto interiore, si paleserà un'azione imprevista che ha a che fare con la verità, con l'imprevedibilità dell'anima, che ha
la volontà, il desiderio di emergere nei valori reali, che sono lealtà, tenacia e carenza di egoismo. Ok. Andiamo a vedere questa parte. E lei sarà un poeta. Allora, sapete che gli sciamani in Oriente si chiamano sciamani, invece gli sciamani occidentali sono i poeti. Perché il poeta? Perché il poeta è colui che ti racconta una storia diversa, ti sposta da una mente razionale a una mente creativa. È appunto il poeta, cioè lei inizierà a vedere e a raccontare il suo approccio alla vita è un approccio di natura creativo, utilizzerà la mente creativa e non la mente razionale, te l'ho detto già anche qua. La mente creativa ha a che fare con il raccontarsi e il narrarsi una storia diversa. Questo fa lo sciamano, lei sarà una vera sciamana. Che cosa vuol dire? Raccontarsi una storia diversa e riuscire a narrarsi una storia diversa anche del suo passato. Cosa vuol dire? E quindi pacificare anche gli eventi del suo passato. Cosa vuol dire pacificare gli eventi del passato? E narrarsi una storia diversa. Vedere gli eventi del passato come funzionali e propedeutici alla sua grandiosa evoluzione e quindi vedere tutto bene quello che è successo nel passato, tutto giusto perché aveva a che fare con gradi di evoluzione a cui doveva adempiere. Quindi si racconta una storia diversa. Quello che è successo nel passato era giusto perché doveva andare così, perché doveva andare così? Perché io ho agito secondo quel livello di coscienza che avevo nel passato, non potevo agire diversamente, l'errore non esiste. L'errore non esiste perché è la tua mente razionale che ti fa giudicare un errore alla luce di quello che sei oggi, perché con le conoscenze acquisite oggi tu non le avevi in passato, potevi agire solo in quel modo, non esiste l'errore, perché è tutto in un'evoluzione, è tutto imperfetto in questa realtà duale, perché c'è la separazione, è l'unione che è perfetta. Non può esistere perfezione in questa realtà duale, ma può esistere una coniunctio oppositorum interna che ti permette di vedere la perfezione anche nella dualità. E quindi se tutto è imperfetto in questa realtà duale, tutta la tua evoluzione è propedeutica ad andare verso la perfezione. Ma non puoi raggiungere la perfezione in questa realtà duale, la puoi raggiungere soltanto su un'altra dimensione. E allora è il cammino verso la perfezione in questa realtà. Quindi è normale che ci sono errori come la tua mente razionale giudica, che non sono errori, perché ognuno agisce dal livello di consapevolezza in cui si trovava in quel momento o dal livello di consapevolezza in cui si trova. Quindi, poeta, meraviglioso, esprimere la vita interiore dell'anima attraverso il linguaggio simbolico. Che cos'è il linguaggio simbolico? La vita interiore dell'anima si esprime attraverso le immagini, i simboli che l'anima ti proietta durante la quotidianità, sotto forma di persone. La parola simbolo viene dal greco simballo, che significa simbolo, cioè tutto unito. Lei vedrà tutto connesso, tutto unito, non separato da se stessa. Mentre la parola greca diavolo, la parola diavolo viene dal greco diaballo, che significa diviso. Quindi lei elude la divisione e si concentra nell'unione, cioè vede tutto non distinto e separato da se stessa. Distinto sì, ma separato no. Bellissima questo concetto. Veramente bellissimo, bellissimo. Ok, adesso voglio vedere con le nostre carte queste qua, metaforiche associative. Vediamo che personaggi ci escono in questa settimana. Allora, queste le abbiamo già mischiate tutte insieme le altre volte. Stanno già tutte mischiate. Allora facciamo così, che sono 850.000 carte, facciamo così. Prendiamo un po' di questa, 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 così, così. Ok, basta. Sono sia maschili che femminili, stanno già tutte insieme. Allora, vediamo che personaggi ci escono in questa settimana, così da avere ancora più dettagli. Vediamo.
Vediamo se escono uomini, donne, vediamo un po'. No. Vediamo. Chi c'è in questa settimana? Chi c'è? Fatemi vedere. Vediamo. Fatemi vedere. Eccola, è caduta. Ed è una signorina perché la carta è della signorina. Vediamo. Poi mi dite se non c'è la regina di bastoni a blocco. Qua c'è una femme fatale. Qua c'è una donna fatale seduta vicino a un cespuglio di rose. E c'è una femme fatale. Eh sì. È bellissima questa immagine, è bellissima. Una femme fatale, cioè. Ti credo che questo sta come un pazzo. Cioè qua c'è qualcuno che va in tilt proprio. Una femme fatale, una poetessa, una sciamana. E beh, vediamo ancora. Ancora, vediamo un po'. Che altro esce? No, 2000 no. Chi altro esce? Chi si candida per questa femme fatale? Vediamo. Vediamo i candidati quali sono. Eccolo. Ah beh, qua c'è un altro poeta, ragazze. C'è qua. Qua c'è un altro poeta. Qua abbiamo un uomo vestito in abiti. Sapete il teatro nell'Ottocento, più 800 che 700. Un uomo che legge un libro, che legge una poesia. Cioè, guardate, qua le proverà tutte, anche imparandosi a memoria Shakespeare in 3 ore. Le proverà tutte. Si metterà con gli elettrodi nel cervello, ripetendosi Shakespeare, le proverà tutte. Allora, qua abbiamo un uomo, beh, un bell'uomo, nel senso un poeta, abbiamo, sì, un lui che cercherà con parole importanti, con parole anche di spessore, con magari in un italiano forbito, con parole auliche, di conquistare questa femme fatale. Ok. Andiamo a vedere ancora. Vedi che il dolore ti fa bene comunque, mi diventi un poeta, cioè, capito? Vediamo ancora, ancora. Chi ci esce? Chi si fa sotto per questa femme fatale ancora? Vediamo. Eccolo, un altro maschio, un altro signorino. Ma stanno tutti innamorati questa settimana. Qua abbiamo un bel tipo. È un po' il mio tipo, devo dire la verità. Anche questo è un po' il mio tipo. Diciamo che il mio tipo è un insieme di questi due così. E sì, qua abbiamo uno proprio che sta così, sta questo, con i fiori in mano, che cercherà di conquistarla. Eh sì, abbiamo già 2 pretendenti, signorina, te lo dico. 2 pretendenti di un certo spessore pure. Eh sì, qua abbiamo sia un ragazzo un po' più giovane, sia un ragazzo dedito alla poesia, un uomo. Ok. Cos'altro? Che altro si fa avanti per questa femme fatale? Vediamo. Che altro si fa avanti? Guardate come ballano le carte blu dei maschi. Vediamo. Eccolo, eccolo! Quello dell'altra settimana è uscito! Uno che osserva, che la scruta, che sta impazzendo di gelosia. Qua vediamo un uomo, un ragazzo che fa pensieri, che è ossessionato da una lei, ma te l'ho detto. Beh, io direi basta, perché sono usciti tutti i maschi qua. È una sola femme fatale, quindi ha detto tutto. Femme fatale che sicuramente viene dopo un litigio. Guarda, secondo me alcuni di lui litigano e dopo si riversano in questo modo, però altri mantengono dentro questo tormento e magari scrivono una poesia o scrivono una canzone o se lo scrivono nell'anima e poi si fanno avanti. Alcuni di loro litigano, altri no, cioè arrivano proprio già trasformati, belli impicchettati, capito? Quindi abbiamo questa sensazione qua, questa cosa qua.
Vediamo un po' adesso, queste carte qua ci mettiamo. Vediamo un po' da cosa ci dicono queste carte e poi ve le adatto. Allora, datemi una carta sul maschile per favore nei confronti di questa femme fatale. Ah, ricordiamoci, sì, vi stavo chiedendo, ragazzi, ricordatevi, voglio mettere le carte dei chakra. Ora le prendo subito. Ecco così, perché voglio vedere che chakra si accende con questa situazione qua. Cioè, dove va a battere la Kundalini. Lui nei confronti di lei, vediamo. Fuga emotiva, guarda, fuga emotiva, 7 di spade, 7 di spade. Qua da una fuga, chakra sacrale. Cioè, da una fuga che loro hanno avuto, hanno una rielaborazione, rigenerazione. Quindi una presa di autostima che non ce l'avevano all'inizio, di coscienza, e quindi da una fuga c'è un'apertura. Ok, voglio vedere adesso guardate che questo non riguarda solo i ragazzi e gli uomini, o le donne, questo riguarda anche te, pure tu c'è il 7 di spade, ok? Quindi a livello generale quello che mi sta dicendo fortemente questa stesa è che ci sarà una trasposizione dalla mente razionale, dalla razio, a una mente creativa, cioè alla sovramente, e quindi si svilupperanno idee, creazioni, grazie a cosa? All'elaborazione delle emozioni. Perché le emozioni, ricordiamo qua, hai potere, ti danno la forza, perché le accogli in questa settimana, la forza di fare cosa? Di avere un'abbondanza di idee, di gioia, di entusiasmo. Ok. Dalla fuga emotiva, dalla fuga dall'amore, no? Chi è che rifugge dall'amore? L'ego, la mente razionale. L'amore significa darsi alle proprie emozioni primariamente, amandole incondizionatamente. E chi scappa dalle proprie emozioni non si ama nemmeno lui incondizionatamente. Mi spiego? Questo è il succo. E ti daranno il potere queste emozioni. Allora, voglio vedere qual è il chakra che lui viene sollecitato dalla Kundalini in questa settimana, su di lui. Quarto, l'amore, il cuore. E il cuore viene aperto in questa settimana, tant'è che non ci poteva essere, no? L'accoglienza è proprio il darsi, il femminile, il quarto chakra. Viene sollecitato il quarto chakra, si aprirà il quarto chakra, che è proprio la creatività. La via del cuore passa per la testa, diceva Steiner, padre dell'antroposofia. E allora qua c'è la comprensione a livello anche intellettuale, che viene intellettualizzata una comprensione e viene anche ehm, sentita l'intellettualizzazione del concetto, mi spiego, viene sentita, e si apre il quarto chakra, che è proprio il chakra della creatività. È il cuore che crea, la mente creativa ha a che fare col quarto chakra, idee, abbondanza di idee, e quindi si aprirà il quarto chakra. Vediamo la nostra femme fatale da questa parte, con questa mente creativa. Qual è il chakra che viene sollecitato dalla Kundalini in questa settimana? Il terzo, l'autostima, è chiaro, femme fatale, l'autostima, segreti e scoperte. Eh sì, guardate, qua c'è un lui che osserva una lei che se la ride leggendo un libro, qua c'è una lei che evita un lui e lui che la scopre, insomma, il terzo chakra. Terzo chakra, il potere della volontà, il potere di sentirti la volontà al servizio di cosa? Al servizio della mente creativa, il poeta. E allora sì, che stai co-creando con il divino. Wow, ragazze mie e ragazzi, io non aggiungo nient'altro, una stesa bellissima, veramente straordinaria. E mi raccomando, come fate alcune di voi, sentitelo durante la settimana, perché poi mi scrivete che si sono verificato passo passo. E quindi, siccome qua stiamo, i tarocchi ci servono a vedere qual è il karma e qual è il dharma, affinché noi possiamo avvicinarci sempre di più ad essere all'altezza del nostro sposo o sposa celeste, che è amore.
Quindi, ragazze mie e ragazzi, praticate e vedrete risultati straordinari. Che la poesia e la bellezza sia con voi. Detto questo, vi abbraccio forte dal profondo dell'anima. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!